Ciao, benvenuto o bentornato sul mio canale. Se non mi conosci, io sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri e questo è Accademia Italica, il mio progetto nato per aiutare studenti stranieri come te a fare progressi con l'italiano grazie a contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. In questa lezione di grammatica italiana ti parlo del futuro anteriore. Il futuro anteriore è un tempo verbale del modo indicativo. Come vedremo nel corso della lezione, questo tempo verbale può essere usato per parlare del futuro, ma esistono anche altri usi comuni che forse non conosci. In questa lezione ti spiegherò tutto sul futuro anteriore. Rimani fino alla fine perché ci sarà anche un piccolo quiz. Se hai bisogno dei sottotitoli puoi attivarli nelle impostazioni. Iniziamo subito. Come ti ho detto nell'introduzione, il futuro anteriore è un tempo verbale del modo indicativo. È composto dal futuro semplice dell'ausiliare, essere o avere, e dal participio passato del verbo principale. Per vedere come si coniugano i verbi al futuro anteriore, prendiamo come esempio due verbi con ausiliari diversi, il verbo andare e il verbo fare. Il verbo andare e tutti gli altri verbi che vogliono l'ausiliare essere si coniugano in questo modo. Io sarò andato o andata, tu sarai andato o andata, lui o lei sarà andato o andata, noi saremo andati o andate, voi sarete andati o andate, loro saranno andati o andate. Con l'ausiliare avere, invece, il participio non cambia, rimane sempre uguale. Io avrò fatto, tu avrai fatto, lui o lei avrà fatto, noi avremo fatto, voi avrete fatto, loro avranno fatto. La scelta dell'ausiliare corretto è un dubbio molto frequente degli studenti di italiano. Se vuoi approfondire l'argomento, ti consiglio di guardare la lezione che ho preparato qui sul mio canale. Abbiamo visto come si coniugano i verbi al futuro anteriore, ma come si usa questo tempo verbale? Il futuro anteriore può essere usato in una frase insieme al futuro semplice. In questo caso indica un'azione futura che avviene prima dell'azione espressa dal verbo al futuro semplice. Di solito ha questa funzione in frasi che iniziano con quando o dopo che. Vediamo subito degli esempi. Quando avrò finito i compiti, uscirò. Quando avrò finito i compiti, uscirò. Se mettiamo queste azioni su una linea del tempo, rispetto al presente in cui parlo, è evidente come entrambe le azioni siano future. L'azione che avviene prima, quindi l'azione che è anteriore all'altra, è espressa da un verbo coniugato al futuro anteriore. Quando avrò finito i compiti, uscirò. Quindi prima finisco i compiti e dopo esco. Dopo che sarò tornato a casa, preparerò la cena. Dopo che sarò tornato a casa, preparerò la cena. Qui abbiamo un esempio con l'ausiliare essere, perché il verbo tornare vuole l'ausiliare essere. Anche qui, se mettiamo queste azioni su una linea del tempo, possiamo notare come entrambe queste azioni siano future, ma l'azione espressa dal verbo tornare è anteriore, è precedente rispetto a quella espressa dal futuro semplice. Dopo che sarò tornato a casa, preparerò la cena. Quindi prima torno a casa e dopo preparo la cena. Una cosa che ripeto spesso ai miei studenti
è che è fondamentale il ripasso. Se vogliamo davvero assimilare il contenuto di una lezione, è importante riguardarla, ripeterla e fare degli esercizi per memorizzare meglio. Per questo ho creato un PDF che puoi scaricare in modo completamente gratuito, che contiene la trascrizione del video che stai guardando, ma anche alcuni esercizi che ti permetteranno di mettere in pratica i contenuti che hai imparato per assimilarli nel migliore dei modi. Per scaricare il PDF che ho preparato per te, devi solo cliccare il link nella descrizione di questo video. Inserirai il tuo nome, la tua mail e in pochi secondi potrai già ottenere il materiale utile per il ripasso. Torniamo ai nostri esempi. Quando avrò imparato bene l'inglese, comincerò a studiare il tedesco. Quando avrò imparato bene l'inglese, comincerò a studiare il tedesco. Quando saremo arrivati in albergo, faremo il check-in. Quando saremo arrivati in albergo, faremo il check-in. Ricordati, quando abbiamo l'ausiliare essere, dobbiamo sempre accordare il participio passato con il soggetto della frase, che in questo caso è noi. Quindi fino a questo momento abbiamo visto degli esempi in cui il futuro anteriore si usa per esprimere un'azione futura precedente a un'altra, anteriore rispetto a un'altra azione futura. Ma il futuro semplice può essere usato anche da solo per esprimere una supposizione sul passato, una supposizione su eventi passati. Come in questo esempio. Non trovo le chiavi di casa. Le avrò lasciate in ufficio? Non trovo le chiavi di casa. Le avrò lasciate in ufficio? In questo esempio io non sono certo di aver lasciato le chiavi di casa in ufficio. Sto facendo una supposizione. Non so se questo fatto sia vero oppure no. Quando facciamo delle supposizioni su eventi incerti del passato, usiamo il futuro anteriore. Il futuro anteriore può essere usato anche per esprimere un dubbio, per porci una domanda su un evento passato. Giuseppe è in ritardo, gli sarà successo qualcosa? Giuseppe è in ritardo, gli sarà successo qualcosa? Io non so dove sia Giuseppe, non ho la minima idea di dove possa essere. Quindi sono preoccupato, temo che gli sia successo qualcosa. Quindi esprimo un dubbio su un fatto che potrebbe essere già accaduto, un fatto del passato. Infine, il futuro anteriore può essere usato anche per fare una concessione su un evento passato. In linguistica una concessione o una frase concessiva è una frase che esprime un fatto che tuttavia non cambia una situazione. La funzione delle frasi concessive è simile a quella di congiunzioni come nonostante, malgrado, anche se. A proposito, se vuoi approfondire l'argomento delle congiunzioni italiane, puoi ripassare la lezione che ho pubblicato qualche settimana fa sul mio canale. E ora vediamo un esempio in cui usiamo il futuro anteriore con una funzione concessiva. Avrà anche seguito la dieta, ma non ha perso nemmeno un chilo. Avrà anche seguito la dieta, ma non ha perso nemmeno un chilo. Usando il futuro anteriore, in questo caso, io ammetto, io concedo la possibilità, il fatto che questa persona abbia realmente fatto la dieta, tuttavia questa dieta non è servita, non è stata utile, perché non ha perso nemmeno un chilo. È come dire, anche se ha seguito la dieta, non ha perso nemmeno un chilo. Avrà anche studiato come dice, ma l'esame è stato un fallimento. Avrà anche studiato come dice, ma l'esame è stato un fallimento. Ossia, anche se ha studiato come dice,
l'esame è stato un fallimento. Quindi io ammetto la possibilità che questa persona abbia davvero studiato per prepararsi a questo esame, tuttavia non è stato utile, non è servito perché l'esame è andato male. E ora, prima di concludere la lezione, facciamo un piccolo quiz. Ti leggerò alcune frasi e tu dovrai completarle inserendo il verbo coniugato al futuro anteriore. Ti darò pochi secondi per pensarci, ma se hai bisogno di prenderti più tempo puoi mettere in pausa il video. Iniziamo con la prima frase. Dopo che il forno, cuocerò la pizza. Il verbo è accendere. Dopo che avrò acceso il forno, cuocerò la pizza. Attenzione perché il participio passato del verbo accendere è irregolare. Quando, a teatro, cercherò la mia poltrona. Qui dobbiamo coniugare il verbo entrare. Quando sarò entrato a teatro, cercherò la mia poltrona. Se sei una donna, va bene anche sarò entrata come risposta. Dobbiamo usare l'ausiliare essere perché entrare è un verbo intransitivo. Dopo che Carla partirà per un viaggio a Londra. Il verbo è laurearsi. Dopo che si sarà laureata, Carla partirà per un viaggio a Londra. È un verbo riflessivo, quindi dobbiamo ricordarci di usare il pronome riflessivo, l'ausiliare essere e anche accordare il participio passato con il soggetto, che in questo caso è femminile e singolare. Se vuoi saperne di più sui verbi riflessivi, anche in questo caso ti consiglio di guardare la lezione che ho pubblicato recentemente sul canale. Ti dirò se i biscotti mi piacciono dopo che li assaggiare è il verbo da coniugare. Ti dirò se i biscotti mi piacciono dopo che li avrò assaggiati. Qui dobbiamo accordare il participio passato con l'oggetto, i biscotti, perché abbiamo il pronome diretto li prima di un tempo composto. Di chi è questo pacco? Non ho ordinato niente. Mio figlio, qualcosa su Amazon come al solito. Mio figlio avrà comprato qualcosa su Amazon come al solito. Anche a Parigi per un anno, ma il loro francese è davvero pessimo. Il verbo che dobbiamo coniugare è rimanere. Saranno anche rimasti a Parigi per un anno, ma il loro francese è davvero pessimo. Ricordi, qui stiamo facendo una concessione. Io ammetto questo fatto, loro sono rimasti a Parigi per un anno, questo è vero, tuttavia non hanno imparato bene il francese. Il loro francese è ancora pessimo. Ed è tutto per il video di oggi. Spero che tu l'abbia apprezzato e che ti sia stato utile. Se ti piacciono le mie lezioni, ti invito a iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perderti nemmeno uno dei prossimi video che pubblicherò sul mio canale. Ti ricordo che se vuoi fare degli esercizi su questo argomento, puoi scaricare il PDF che ho preparato per te cliccando il link nella descrizione del video. Non vedo l'ora di vederti nella prossima lezione. Un forte abbraccio e alla prossima!